negli episodi precedenti di Like Me Like a Joker. Bentornata ad Arkham, dottoressa Quinzel. Nuove regole del capo della sicurezza. Vi devo perquisire. Per me chiamino il suo collega. Dottoressa, ma io non Horace, sapevo. ma che figura mi fai fare? Abbiamo il registratore per gli appunti. La follia è contagiosa, Gotham. Il nostro paziente deve avere l'impressione che siano gli altri a vedermi come dottoressa. E lui solo invece possa vedermi come prigioniera dell'Arkham. Ho studiato bene, Joker. Credo che lui abbia un'inclinazione a convertire. La nostra fortuna è che lui mi ha scelta. Volete vedere cosa c'è nella mia testa? E se il sipario si chiude? Apri subito la cella. Centralino, qui tenente James Gordon. Mi trova 3 isolati dal luogo dell'omicidio. Tenente Gordon, pare che si tratti di Wayne. Tu non credi nella versione del commissario. Non pensi sia stata una rapina, vero? Jim Gordon. Bruce Wayne, non voglio tornare in quella casa col buio. Tra poco più di un'ora ci sarà l'alba. L'aspetteremo prima di tornare a casa. Sei sicuro di non ricordare la sua faccia e quello che ti ha detto? È scomparso da giorni. È tornato lì fuori dopo tutti questi anni solo per farsi ammazzare. Gli abitanti di Gotham moriranno in un fungo atomico. E se cercate il vostro salvatore, forse è pure morto. In principio fu l'oscurità, le maschere sgargianti e colorate. In quel mondo non erano che ombre, verità grigie in una distesa indefinita di vuoto nero. Nella notte regnava l'oscurità, dove gli uomini vivevano davvero, esistenze ed essenze che cercano di rinnegare e redimere sotto il falso dominio della luce. Chiudo gli occhi ed io sono l'oscurità, quando fingo di essere spirito e pensiero, ed invece sono sospiro e un battito nel buio. Alla fine ci aspetterà l'oscurità. Nessuna pace o consapevolezza, nessuna luce. In fondo al tunnel si grida nella notte oscura. Dick Grayson, Robin. Simbolo non riconosciuto. Accesso negato.
Non vedo altri segni di ferite alla testa. Abbiamo 5 minuti a partire da adesso, prima che l'antisedativo faccia effetto. Potevano interrompere la terapia. No, non potevano. La guardiaborsa è stata chiara quando ha detto che una volta entrati qui, se il paziente si fosse liberato, noi saremmo state vite sacrificabili. Joker non può uscire oltre questi corridoi. La sua cella è l'intero braccio. E per questo motivo pensi che sia giustificabile il tuo errore? Credo che un errore, di cui peraltro mi sono già scusato, sia ben diverso da una deliberata violazione della procedura. Accertarsi se un paziente è ferito non è una violazione. Mi riferisco ad un'altra violazione. E per permettere un giusto svolgimento della procedura, io sarò insieme a lei quando lui si sveglierà. Vuoi mangiare qualcosa, Bruce? C'è qui della coca, patatine. Ho anche portato le ciambelle. La ringrazio, tenente Gordon, ma non ho fame. Che ore sono? Sono quasi le 5. Alfred sarà preoccupato. Avevi detto tu che volevi che aspettassimo l'alba. Non c'è fretta, tenente Gordon. Finisca la sua colazione. È lui. Nessuno sa che sono in servizio. Bruce, ascoltami bene. Devi restare in macchina. Non voglio che tu esca per nessuna ragione, hai capito? Bruce! Devo farlo, ragazzo. Tornerò, te lo prometto. Fermo! Fermo, sparo! Il sistema sta cancellando tutti i dati. È stato quando ha rivelato la tua presenza. Lui ha creduto bene di bruciare anche i documenti. Non vuole farci sapere dove si trova adesso. Ma questi computer hanno almeno 50 anni. Questa caverna si trova sotto l'ex manicomio di Arkham. Quello che so è che Bruce l'ha utilizzata soltanto per un breve periodo 30 anni fa, per un'indagine che riguardava l'allora dottoressa Quinzel. Harley. Credi che ci sia un collegamento con quel caso? Potrei recarmi ad Arkham. Arkham è abbandonato da anni, Dick. Sempre meglio di niente. Dick, io ho fiducia in te. Lui ti ha insegnato tutto, ma sai che quando non Passo vuole... e chiudo, Barbara.
io ti troverò, Batman. Ti ho trovato finalmente. Ci sono delle telecamere. Possono leggerti il labiale. Vuoi sabotare la mia terapia? Dottoressa, lei sta perdendo il controllo. Sa che è vietato introdurre carte da gioco. Se Frank mi avesse nuovamente perquisito, avremmo potuto perdere il lavoro. Horace, quella carta è la chiave. Ho paura che lei non si renda conto di quale serratura possa aprire o chiudere. Siamo così vicini a sapere tutto su di lui. Bisogna correre qualche rischio. Mi sembrava entusiasta di questo incarico. Quello che fa non è correre qualche rischio, è una missione suicida. Il modo in cui si è lanciata prima dentro la stanza senza minimamente pensare al Lasciami pericolo... sola allora! Se hai paura, hai un motivo in più per non restare. Al contrario, starò con lei insieme al paziente per assicurarmi che lei non faccia qualcosa spinta dalla mancanza di lucidità. Il metodo ipnotico non è perfetto ed ogni volta lei rischia la vita lì dentro. Devo stare da sola con lui. Lui ha scelto solo me. Questa volta sarà diverso, Horace. Tutto andrà bene, anche senza di te. Non la farò stare sola con il paziente, non questa volta. Invece lo farà, dottore. Mi lasci sola con Joker e chiuda la porta in modo che nessuno possa aprirla dall'esterno. Dopo tornerai in te. Sai, io l'ho dato alla follia, ma non certo come un folle. Gli altri hanno fallito perché non sono riusciti ad andare oltre. Si ostinano a vedere una linea così netta fra noi e loro, dimenticando che alcuni di loro sono stati dalla nostra parte. Sì. Va bene, amore mio. Ma non ti fare male. Fermati! Vuoi continuare a sfuggirmi? O vogliamo giocare la nostra partita?
Devo dunque fare sul serio con lei, tenente. Ma che ci faccio qui? Dottoressa, apra! Dottoressa? Dottoressa, apra! Dottoressa! Dottoressa, apra! Apra, dottoressa, apra! Dottoressa? Dottoressa? Dottore? Dottore, mi sente? Sì. Ho fatto quello che mi aveva chiesto. Ma qualcosa è andato storto. Ha capito bene, dottore? Dottore, mi sente? Dottore, mi sente? Cos'è questa messa in scena? Girati molto lentamente. Non così lentamente. Forza, girati e non fare scherzi. Ci senti da quel casco? Ho detto di girarti, se non vuoi... Non può girarsi verso di te, perché è già girato verso di me. Bruce. Bruce, abbassa quella pistola! Vieni via da lì, ragazzo! Se lo faccio, lui mi ucciderà. Jim. No, è sotto tiro ed è disarmato. E tu girati verso di me. Non farlo! Guarda me! Vedi che sono ancora vivo? Hai dimenticato di uccidere me. Mai attaccare con rabbia. Bruce, che stai dicendo? Mio padre mi ha insegnato a difendermi. Tutti i Wayne imparano. È solo perché era distratto che l'hai ammazzato. Bruce, permettimi di catturare quest'uomo, di fare giustizia! Per farlo andare in prigione e basta. E poi quando uscirà farà male a un'altra famiglia. Come fai a sapere che è l'uomo che ha ucciso i tuoi genitori? Ha un casco e tu non ricordi la sua faccia. È qui fuori, stanotte, a fare del male. Perché non gli facciamo togliere il casco e vediamo la sua faccia? È lui.
Bentornata. Salve, dottor J.